Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il mio nome è Taylor e sono un texano di 45 anni. Ho trascorso gli ultimi 25 anni a salvare vite e a combattere incendi. Non per vantarmi, ma credo che potresti chiamarmi un eroe locale, almeno così venivano chiamati i pompieri come me. Ma per essere onesti, sono solo un uomo semplice a cui piace aiutare la gente e dare indietro alla mia comunità. Fino all'anno scorso mi trovavi alla stazione 42, situata nel cuore della nostra affascinante cittadina molto unita. Le mie giornate erano solitamente piene di allenamenti rigorosi, chiamate di fuoco impreviste e molta attesa. Ma lascia che ti dica, quando il dovere chiamava, non c'era esitazione. Entravamo in azione pronti a combattere qualsiasi inferno ci aspettasse. Questa era la mia vita sul lavoro, ma fuori dal lavoro le cose erano un po' più tranquille. Ero un uomo felicemente sposato da 18 anni con mia moglie Colette e eravamo i genitori orgogliosi di 2 ragazzi brillanti, pronti per il college. Nostra figlia Kate stava andando all'Università del Texas e nostro figlio Luke si stava preparando per il suo primo anno all'Università di Rice. Spesso mi trovavi a vantarmi di loro in ogni raduno sociale. Non puoi biasimarci, sono ragazzi fantastici. Colette è sempre stata una donna indipendente e determinata con un vero talento per il business immobiliare. Ha iniziato come agente subito dopo il college e, negli anni, è diventata una delle migliori agenti immobiliari della nostra contea. Sono sempre stato stupito dalla sua capacità di bilanciare il suo lavoro ad alta pressione e di essere ancora una madre incredibile per i nostri figli. Vivevamo in una bella casa, con 4 camere da letto in un tranquillo quartiere suburbano. Avevamo un grande giardino con una recinzione bianca come nei film e un cane di nome Chico. Era un grande e amichevole Golden Retriever che adoravamo tutti. Era il classico sogno americano e, dall'esterno, sembrava che avessimo tutto. I nostri giorni feriali erano strutturati e occupati con lavoro, scuola, allenamenti sportivi e cene insieme come una famiglia. Colette spesso cucinava uno dei suoi piatti famosi, mentre io apparecchiavo il tavolo e raccontavo storie della mia giornata. I nostri fine settimana erano riservati al relax, magari un barbecue con gli amici o una serata film nel nostro accogliente soggiorno. Le tradizioni familiari erano importanti per noi, fosse il nostro viaggio annuale estivo all'isola di Galveston, una visita dalla nonna per il ringraziamento, o il tifo a squarciagola ai giochi di football del venerdì sera. Questi erano i momenti che contavano per noi. Così capite. Eravamo proprio come qualsiasi altra famiglia che viveva la propria versione del sogno americano. Eravamo una squadra, noi 4, affrontando insieme tutto ciò che la vita ci riservava. Ho imparato che le cose non sono sempre come sembrano. Le persone che pensavi sarebbero rimaste insieme potrebbero avere idee diverse. Un giorno la nostra vita prese una svolta inaspettata. Una sera, mentre i ragazzi erano via a visitare i cugini a Houston, lasciando me e Colette da soli per il weekend, avevamo appena finito una cena tranquilla quando Colette lanciò una bomba. Disse semplicemente: «Penso che dovremmo considerare una relazione aperta». La mia risposta esatta fu: «Di cosa diavolo stai parlando? Una relazione aperta?» Lei ripeté, poi aggiunse che poteva essere una cosa positiva per noi. L'idea di condividere mia moglie, la donna a cui avevo dedicato la mia vita, era assurda e straziante. I giorni seguenti furono pieni solo di litigi. Colette rimase ferma sulla sua proposta, insistendo che era un viaggio di scoperta personale che doveva intraprendere. Disse che il suo desiderio di esplorare non era legato a me o al fallimento della nostra relazione, ma sembrava comunque che volesse stare con altri uomini. Ero un pompiere addestrato a rimanere calmo di fronte al pericolo, ma questa era una crisi per cui non ero preparato. La donna con cui avevo condiviso la mia vita per gli ultimi 18 anni, ora desiderava la libertà di condividere la sua con altri. Le chiesi se fosse infelice, se avevo fallito come marito. Lei cercò di rassicurarmi che non era per quello, ma questo non alleviava il dolore.
Mi chiedevo se fossimo cresciuti separati e se la partenza dei ragazzi per il college avesse creato un vuoto che stava cercando di colmare. Lei respinse le mie preoccupazioni, dicendo che riguardava la sua crescita personale. Crescita personale, pensai, sembrava che volesse solo esplorare più sesso con uomini diversi, non una vera crescita personale. Questa era l'unica conclusione a cui potevo arrivare. Abbiamo cercato consigli da amici, terapisti, persino sconosciuti nei forum online. Ogni conversazione, ogni litigio sembrava allontanarci sempre di più. Alcuni consigliavano di accettare l'idea, dicendo che poteva rafforzare la nostra relazione, altri mettevano in guardia citando i potenziali danni che poteva infliggere alla nostra famiglia. Mi trovavo lacerato tra il voler rispettare i desideri di Colette e proteggere la sacralità del nostro matrimonio. Nei giorni che seguirono mi trovai a un bivio. Nonostante il mio turbamento interiore, capii che dovevo comprendere la prospettiva di Colette. Dopotutto, era la mia compagna e ci eravamo promessi di navigare insieme le sfide della vita. Fu con questo spirito che decidemmo di cercare aiuto professionale, una parte neutrale che pensavamo potesse aiutarci a districare le nostre emozioni e guidarci attraverso questa svolta inaspettata. Le nostre prime sessioni furono spese a spiegare la nostra situazione, esprimere i nostri sentimenti e tentare di comprendere le prospettive dell'altro. Il terapeuta era paziente, ascoltava attentamente e di tanto in tanto poneva domande stimolanti. Le sessioni erano emotivamente drenanti. Spesso ci lasciavano esausti, ma leggermente più illuminati. In una sessione, il terapeuta chiese a mia moglie quale motivo particolare la spingesse a sentire il bisogno di una relazione aperta. Colette prese un respiro profondo e sembrava avesse le lacrime agli occhi. «Mi sento intrappolata», confessò. «Amo Taylor, ma ho anche bisogno della libertà di esplorare, di vivere esperienze diverse. Non voglio vivere la mia vita con rimpianti». Ascoltandola, semplicemente non potevo comprendere questa donna che mi diceva di sentirsi intrappolata dopo essere stata con me per 18 anni. Essenzialmente, Colette voleva la sua libertà. Stavo cominciando a pensare che i ragazzi fossero andati via e ora fosse solo io e lei. Colette non arretrò sulla sua richiesta di una relazione aperta. Era tutto ciò di cui parlava nelle nostre sessioni di consulenza. E ad essere onesti, ero stanco delle sessioni di consulenza. Non c'era nulla di sbagliato in me, era lei. Non avevo richiesto una relazione aperta. Lo aveva fatto lei. Non volevo vedere altre donne. Mi trovavo a dover affrontare una verità inevitabile. Il nostro matrimonio, la nostra vita come la conoscevamo, era cambiata. La vita sobria e stabile che avevamo creato nei sobborghi, la stabilità, il comfort, tutto era in bilico. Per quanto amassi Colette, per quanto volessi comprenderla, dovevo anche affrontare la realtà dei miei sentimenti e delle potenziali implicazioni della sua decisione. Le dissi semplicemente: «Capisco che vuoi qualcosa di più, qualcosa di diverso, ma io non posso farne parte. Non posso condividere mia moglie con qualcun altro. I nostri voti significavano qualcosa per me, Colette. Ancora lo fanno. Non posso cambiare chi sono e non ti costringerò a cambiare chi sei, ma non posso continuare così. È o la relazione aperta o il nostro matrimonio. Devi scegliere». Poi lei disse: «Taylor, ho bisogno di questo. Non posso sopprimere questa parte di me più a lungo». In quel momento, quando disse ciò, le chiesi di andarsene e lei disse che non se ne sarebbe andata da nessuna parte. Io le dissi che non ero sicuro di quanto potessi mantenere il controllo. I suoi occhi si spalancarono e poi iniziò a fare le valigie. I giorni successivi alla partenza di Colette sembravano estendersi in un'esistenza infinita di solitudine. La casa con 4 camere da letto sembrava troppo grande per un solo abitante. Raccontare ai nostri amici e alla famiglia fu un ostacolo per cui non ero preparato. Come spieghi che tua moglie di 18 anni, la madre dei tuoi figli, aveva scelto una relazione aperta sopra la sua famiglia, che aveva fatto le valigie e se n'era andata dalla vita che avevamo costruito insieme? Ogni conversazione era un ripetersi di shock, incredulità e infine compassione, ma le loro parole ben intenzionate di conforto non facevano nulla per alleviare il dolore profondo. I ragazzi erano via al college. Temevo le loro chiamate.
La normalità nelle loro voci contrastava nettamente con il tumulto che sentivo. Cercavo di mantenere le conversazioni positive, evitando le loro domande innocenti su loro madre. Il giorno in cui avrei dovuto dire loro la verità sarebbe arrivato, ma non ero pronto, non ancora. Fare i primi passi verso il divorzio fu difficile. Trovare un avvocato fu un compito arduo. Non sapevo nulla della legge sul divorzio, figuriamoci come scegliere un avvocato, ma ero un apprendista veloce, la posta in gioco alta mi serviva da motivazione. Dopo diversi incontri e raccomandazioni, Colette, nonostante il suo desiderio per una relazione aperta, si dimostrò sorprendentemente ragionevole durante le procedure. Non c'era malizia, nessuna lotta per più della sua parte. I nostri figli, ora a conoscenza della situazione, erano la parte più difficile. Decidemmo di dirglielo insieme. Era chiaro che erano confusi e feriti, ed era straziante vederli cercare di comprendere la situazione. Li rassicurammo che li amavamo molto e che eravamo impegnati a essere buoni genitori, anche se il nostro matrimonio stava finendo. Come ho detto, dopo l'udienza per il divorzio, è stato tutto abbastanza diretto. Colette non ha cercato gli alimenti e neanche io, lei, guadagnava abbastanza bene come agente immobiliare e io, come pompiere, andavo bene con alcuni investimenti a parte. L'equità nella casa doveva essere divisa a metà quando la casa fosse stata venduta. I ragazzi l'hanno presa male e mia figlia pensava francamente che avessi fatto qualcosa per far divorziare sua madre da me. Non gli ho mai detto perché, anche quando gli abbiamo detto che ci stavamo separando, ma quel giorno hanno chiesto e ho detto loro di chiederlo a loro madre se non mi credessero. Disse loro che loro madre voleva essere in una relazione più aperta e i ragazzi erano scioccati. Pensavano che mentissi, e ho ribadito, dissi loro entrambi di andare a chiedere a loro madre. Bene, mentre i mesi passavano, la casa fu venduta, e io finii per comprare una nuova casa, e iniziai a uscire di nuovo con i miei amici, pescando, giocando a bowling, allenandomi. Il mio sistema di supporto era forte, e i miei figli venivano a casa dal college e stavano con me alcuni weekend. Colette, d'altra parte, non stava così bene. Voglio dire, stava ancora vendendo nel settore immobiliare, ma i ragazzi non volevano stare tanto con lei. Suppongo fosse come lei aveva detto in terapia, doveva esplorare e vivere esperienze diverse, ma penso che quel viaggio non fosse davvero quello che voleva dopo tutto. Mia figlia trascorse un weekend con lei dopo il divorzio e tutto quello che fece sua madre fu rispondere a telefonate e mostrare case, non fecero nulla insieme. In seguito scoprii tramite uno dei nostri amici comuni che mia moglie probabilmente mi tradiva negli ultimi 3 anni del nostro matrimonio. Questa persona affermò di aver sentito Colette raccontare a sua moglie di un incontro che aveva avuto con un uomo in una delle case che stava mostrando. A quel punto non mi importava più, ero divorziato da lei. Ci parlavamo ancora, principalmente tramite messaggi riguardo ai ragazzi, ma tutte le cose buone hanno una fine. Un giorno mi chiamò, mi invitò a pranzo e disse che voleva parlare, ma rifiutai. Le dissi semplicemente che non avevamo bisogno di pranzare, non avevo bisogno di parlare. Lei propose l'idea di una riconciliazione. Dissi: «Oh no, Colette, mi hai spezzato il cuore. L'unico motivo per cui ti parlo è a causa dei ragazzi. È tutto». Quella fu l'ultima volta che parlai con Colette fino a quando mia figlia non mi chiamò dal pronto soccorso un weekend in cui stava con sua madre. Apparentemente il suo nuovo ragazzo l'aveva picchiata abbastanza male. «Non andai in ospedale», dissi a mia figlia di tenermi aggiornato. Ho parlato abbastanza a lungo, apprezzo questo canale per aver dedicato del tempo a caricare la mia storia. Per quelli di voi che pensano che le relazioni aperte possano funzionare o pensano che possano essere buone per la vostra relazione, non significa che il vostro partner sarà d'accordo con voi. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima!